In questo video mostreremo come stampare elaborati architettonici in ambiente CAD 3D tramite il software Rhinoceros. Premettiamo alcune brevi note sui concetti fondamentali di dimensione, formato e scala. Ogni struttura architettonica è caratterizzata da dimensioni reali, misurate attraverso appropriate unità di misura. Nel modello digitale 3D, le dimensioni reali sono geometricamente registrate nello spazio virtuale del software di lavoro. Attraverso il processo di stampa è possibile riprodurre ed elaborare ulteriormente immagini del modello, cosiddette viste, opportunamente ridimensionate su vari supporti, generalmente cartacei, in diversi formati, normalmente caratterizzati da proporzioni e dimensioni standard. Per eseguire questa operazione si applica un fattore di scala, tecnicamente definito come rapporto tra l'unità di misura dell'oggetto reale, uno spazio, un edificio, un contesto, e il numero di volte per il quale si intende ridurla o aumentarla, al fine di visualizzarne in stampa il modello su un foglio o un supporto grafico di un certo formato predefinito. Si dice quindi che fra l'oggetto reale e la sua rappresentazione in stampa esiste un determinato rapporto di scala. Tale rapporto si esprime come frazione, ad esempio una stampa nella scala di 1 a 4, indicata dalla frazione 1/4, rappresenta lo spazio reale in una dimensione grafica ridotta di 4 volte rispetto al vero. Passiamo ora a Rhino e vediamo come si imposta il processo base per eseguire una stampa. È necessario premettere che il modello 3D risiede in uno spazio di lavoro digitale effettivamente tridimensionale, mentre la stampa ne riproduce proiezioni bidimensionali nel cosiddetto spazio carta, ovvero sul foglio virtuale che ci consente di gestire l'impaginazione delle viste e di generare i file di stampa da inviare alla stampante. Per accedere allo spazio carta scegliamo quindi l'opzione Layout di stampa. Prima di crearlo è consigliabile parificare le unità di misura del layout e del modello, utilizzando il menu Tools Options Units. Il software ci chiede se procedere al cambio di unità di misura, scegliamo Yes e per visualizzarlo correttamente, dopo averlo selezionato, utilizziamo Zoom Selected All Viewports. Possiamo quindi passare alla preparazione del file di stampa. Per dare un'idea del risultato che ci prefiggiamo di ottenere al termine di questo procedimento, mostriamo un paio di tavole di esempio che abbiamo preparato in anticipo, contenenti alcune viste del modello 3D di un piccolo padiglione che utilizzeremo come riferimento. Notiamo in esse la compresenza di viste diverse per scala, modalità e tipo di visualizzazione, tuttavia organizzate all'interno di un impaginato omogeneo. Torniamo quindi all'ambiente di lavoro 3D. Per creare un nuovo layout, clicchiamo sull'icona a forma di più alla base delle viste attive e prepariamoci così ad aggiungere un nuovo layout accanto ai primi due già precedentemente mostrati e che abbiamo chiamato Layout 1 e Layout 2. Apparirà la finestra di dialogo New Layout, nella quale potremo inserire i dati metrici e altri dati utili per definire il nuovo layout da creare. Iniziamo dal nome della tavola, chiamiamola ad esempio tavola 1. Scegliamo quindi all'interno dell'elenco Printer la stampante virtuale Rhino PDF, che ci consentirà di salvare la stampa come file, che ovviamente potrà essere successivamente stampato su carta. Volendo invece stampare direttamente su carta, basterà selezionare dallo stesso menu a tendina la specifica macchina stampante che si vuole utilizzare. Impostiamo adesso le dimensioni generali della tavola, selezionandone formato e orientamento. A questo punto consigliamo di controllare sempre l'unità di misura prescelta prima di procedere. Il parametro chiamato Initial Detail Count regola il numero di finestre di dettaglio contenute nel layout, ovvero la suddivisione del foglio virtuale in campi grafici. Per il momento impostiamo il valore a 0 e premiamo il pulsante OK. Abbiamo così generato il foglio ancora vuoto per la stampa della tavola 1, che viene visualizzato a schermo in colore grigio chiaro.
Prima di inserire qualsiasi elemento grafico nel layout, occorre definirne, diciamo pure progettarne la disposizione geometrica. Nel nostro caso avremo 3 finestre di dettaglio più una quarta che includerà il cartiglio. A questo fine possiamo sfruttare elementi geometrici di supporto quali poligoni, cerchi e rette, utili a suddividere il campo grafico secondo opportune proporzioni. Una volta soddisfatti del risultato, sarà possibile riprodurre la struttura di supporto ideata tramite il comando Add Guides. Eseguendo il comando saranno generate delle linee rette chiamate guide di riferimento. Si potranno ora eliminare i riferimenti geometrici di supporto precedentemente creati, poiché le guide appena impostate, seppur normalmente invisibili, saranno mostrate a schermo ogni volta che procederemo a inserire nuovi elementi nel campo grafico del layout. L'uso delle guide è particolarmente utile quando si abbiano più tavole da stampare e si debba quindi uniformare l'impaginazione dei vari layout. Nel prossimo video sarà mostrato come inserire diversi elementi grafici all'interno del layout per realizzare così un elaborato di stampa completo.